Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Se non si fosse capito dall'abbigliamento e dal panorama circostante, oggi si parla di montagna. Siamo nel cuore dell'Appennino centrale, nel parco regionale Sirente Velino, e oggi affronteremo il trekking che ci porterà a 2100 metri di altitudine fino al rifugio Vincenzo Sebastiani. E così, zaini in spalla e scarponi ben allacciati, siamo partiti per la nostra avventura. Per raggiungere il rifugio Sebastiani abbiamo scelto di iniziare da Campofelice, un altopiano incastonato tra i comuni di Lucoli e Rocca di Cambio. La nostra partenza è stata dalla vecchia miniera abbandonata di Bauxite, seguendo il sentiero 1C, un percorso che in poco più di 5 km ci porterà dritti alla nostra meta. Per chi volesse una via alternativa c'è un altro sentiero molto conosciuto, l'1A, che parte dai piani di Pezza nel comune di Rocca di Mezzo. Anche quello è un percorso spettacolare e leggermente più corto, insomma, di modi per arrivare lassù ce ne sono, l'importante è godersi il viaggio. Dopo essere usciti dal bosco, di fronte ai nostri occhi si apre uno scenario completamente diverso e veramente spettacolare. Una piana dalle 1000 sfumature di verde, circondata dalle montagne. Uno scenario che ti lascia senza fiato, bocca aperta. Bellissimo. Ci godiamo il panorama mozzafiato tra le montagne che ci circondano. Poco più avanti un'ottima sorpresa, il rifugio Puzzillo. Non è un rifugio vero e proprio con servizio, ma offre una comoda panca con tavolo, perfetta per una prima meritata pausa. Allora ragazzi, dopo aver attraversato la piana ci troviamo di fronte a questo fontanile ormai secco e proprio in questo punto è possibile prendere la strada di destra e quindi proseguire per il sentiero 1C, una strada più lunga, con meno pendenza e più panoramica, mentre quella di sinistra sarà una strada più corta ma con una pendenza maggiore. Noi in questo caso abbiamo scelto, almeno per l'andata, di continuare a seguire il sentiero 1C e quindi prendere quello più lungo. L'idea di costruire il Sebastiani nacque nel 1913 per rendere più facile l'escursione sul maestoso Monte Velino. Poi però tra le vicende della Prima Guerra Mondiale e il devastante terremoto della Marsica nel 1915 il progetto si fermò. Ma la passione per la montagna e la tenacia delle persone hanno prevalso e il rifugio è stato finalmente inaugurato il 22 ottobre del 1922. Un secolo di storia tra queste montagne, un vero punto di riferimento per escursionisti e alpinisti. Il paesaggio intanto cambia, le montagne sembrano farsi sempre più vicine. È incredibile come ogni tratto di questo sentiero regali uno scenario diverso. Poi c'è il vento, lassù in alto si fa sentire un soffio fresco che in estate è un vero toccasana. Finalmente eccoci, l'arrivo al rifugio Sebastiani è un'emozione indescrivibile, la vista da qui è semplicemente meravigliosa, si apre su un panorama vastissimo che ripaga di tutta la fatica. Il Sebastiani non è solo un punto di arrivo, ma anche un vero e proprio campo base per 1000 altre avventure. È un punto di partenza per tantissime escursioni, tutte ben segnalate e con vari gradi di difficoltà, dal facile al medio. Qui si può fare una pausa rigenerante, è possibile pranzare, cenare o semplicemente fare merenda, rifocillandosi con piatti tipici e bevande calde. Allora ragazzi, abbiamo lasciato da pochi minuti il rifugio qui alle nostre spalle e abbiamo scelto di fare lo stesso percorso dell'andata per tornare indietro, perché ci sembrava soprattutto il più veloce e meno pericoloso. È stata davvero una bellissima escursione da non perdere e continuate a seguirci per altri contenuti sull'Abruzzo.